Come si comporta il participio passato in italiano? Quando cambia? Ma non cambiava solo con l'ausiliare essere? Cambia anche con l'ausiliare avere? Risponderemo a tutte queste domande nel video di oggi. Prima però, se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di dare un'occhiata a questi video. Sempre sul passato prossimo, vi potrebbero essere molto utili. Se volete migliorare il vostro italiano, iscrivetevi a Italiano con Eli e non dimenticatevi di attivare la campanella in modo da ricevere le notifiche ogni volta che un nuovo video è disponibile. La lezione di oggi mi è stata richiesta da vari studenti, quindi cominciamo! Benvenuti a Italiano con Eli. Sono Elisabetta e per molti anni ho lavorato come insegnante di italiano per stranieri sia in Italia che all'estero. Nella lezione di oggi vi aiuterò a capire il secondo elemento che forma il passato prossimo, ovvero il participio passato. Come abbiamo ripetuto più volte, il passato prossimo è un tempo composto, ovvero formato da un ausiliare, che può essere il verbo essere o il verbo avere coniugato all'indicativo presente, e poi il participio passato, ed è proprio su questo secondo elemento che ci concentreremo. Con l'ausiliare essere, il participio passato si deve accordare con il soggetto nel genere, ovvero maschile e femminile, e nel numero, ovvero singolare e plurale. Dirò pertanto io sono andato, se parliamo al maschile, io sono andata al femminile, noi siamo andati al plurale maschile e noi siamo andate al plurale femminile. Tra l'altro ricordate che nel caso in cui la situazione fosse maschile e femminile, la regola dice che dobbiamo sempre usare il maschile. Vediamo ora queste frasi. Ho mangiato il risotto. L'ho mangiato. Ho mangiato la pasta. L'ho mangiata. Ma la regola non diceva che l'accordo doveva essere fatto con l'ausiliare essere? Sì, è vero, ma la regola non è finita. C'è anche un secondo caso. L'accordo deve essere fatto anche con l'ausiliare avere se ci sono i pronomi diretti lo, la, a volte abbreviati nella forma L', li e le. Ricordate che il pronome diretto significa che ha la funzione di complemento oggetto. Facciamo qualche esempio. Mangio il gelato, ovvero lo mangio. Mangio la torta, ovvero la mangio. Mangio i gelati, li mangio. Mangio le torte, le mangio. Ancora. Vedo il ragazzo, lo vedo. Vedo la ragazza, la vedo. Vedo i ragazzi, li vedo. Vedo le ragazze, le vedo. Attenzione, l'accordo va fatto se il pronome precede il verbo. Vediamo qualche esempio. Ho mangiato il gelato. L'ho mangiato. Ho mangiato la torta. L'ho mangiata. Ho mangiato i gelati. Li ho mangiati. Ho mangiato le torte. Le ho mangiate. Importante, ricordate che il pronome diretto plurale non può mai essere eliso. Vuol dire che non possiamo mai usare l'apostrofo. Guardate, infatti, abbiamo lo e la, e questi sì possono volere l'apostrofo, cioè anziché scrivere lo o anziché scrivere la,
posso scrivere L', ma nel caso di li e le questo non è possibile, devo mantenere le forme così come sono. Ed ora qualche breve frase per voi. Vi chiedo di trasformare le frasi, come nell'esempio che vi farò vedere, nei commenti. Iniziamo. Ho fatto il letto, diventa l'ho fatto. Ho preparato gli spaghetti, come diventa? Ho scritto 2 lettere. Ho chiamato 2 miei amici. Ho preso l'autobus. Ho ordinato 2 pizze. Forza, aspetto le frasi. Immagino abbiate una curiosità, ma cosa succede con gli altri pronomi diretti, ovvero i pronomi diretti alla prima e seconda persona singolare o plurale? Vediamoli insieme. Sappiate che ieri ho incontrato Marco e quindi cosa posso dire? Posso dire Marco mi ha incontrato al supermercato oppure Marco mi ha incontrata al supermercato. Ho una buona notizia, entrambe le forme sono corrette. Ciò significa che con mi, ti, ci e vi l'accordo del participio passato è facoltativo. Possiamo quindi sempre utilizzare il maschile senza problemi. Poi vi dico, io essendo donna preferisco utilizzare il femminile perché è un modo di sottolineare un po' la mia femminilità, però è solo una questione di preferenza. Nel prossimo video vedremo dettagliatamente come si forma il participio passato dei verbi irregolari e non appena la lezione sarà pronta inserirò qui il link. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi consiglio queste 2 lezioni, spero possano essere d'aiuto. A presto!